Eccola qui, Aristolochia pallida. La specie che vive qui, in questa zona della Valpellice, è l'Aristolochia pallida. Poi mi avvicino un pochettino, farò qualche ripresa un po' ravvicinata perché è già in fiore rispetto alla Clematitis che abbiamo visto nell'altro video. È già in fiore, quindi possiamo vedere da vicino i suoi bellissimi, piccolissimi fiori. Anche qui ci troviamo di fronte ad una pianta, in questo caso una pianta che non raggiunge un'altezza molto considerevole. La Clematitis arriva anche fino a 1 metro. Questa rimane un po' più piccola, è un'Aristolochia molto bella e anche molto delicata, infatti faccio attenzione a toccarla perché non vorrei danneggiarla. I suoi fiori, vediamo se riusciamo a vedere un pochettino i suoi fiori, li possiamo vedere qui, sono molto piccoli. E adesso poi mi avvicino così li guardiamo insieme. Sono molto contento, in questo luogo c'è una flora abbastanza interessante e sono molto contento di aver trovato questa pianta perché non ci speravo più. Ho già fatto un bel po' di cammino, avrò fatto qualche chilometro, ma pensavo di aver sbagliato totalmente il percorso. Invece è proprio qui, dalle identificazioni fatte su internet risultava che era stata avvistata in zona Via dei Pastori e sono riuscito a trovarla, quindi molto molto bene. È stato veramente un caso, mi sono fermato per fare una sosta, ho guardato un po' in giro e in quel momento ho avvistato questa pianta con una colorazione un po' particolare perché è un verde molto spento, somiglia molto come colorazione all'Aristolochia Clematitis, però la Clematitis ha un grigio, un verde più grigio, questo invece rimane un po' più verde, diciamo normale, come quello dell'erba circostante, quindi si distingue leggermente meno rispetto alla Clematitis. Avviciniamoci così guardiamo insieme i suoi bellissimi fiori. Ricordo sempre che le Aristolochie hanno questi fiori fatti un po' a imbuto che tendono ad avere appunto questa forma per intrappolare gli insetti e rilasciarli poi avvenuta l'impollinazione per poter impollinare un altro fiore. Non sono assolutamente piante carnivore, utilizzano i loro fiori proprio per il semplice scopo di essere impollinate dagli insetti intrappolandoli. Eccomi qua, sono contentissimo. Facendo ancora un pezzo di strada, ne ho trovate tante lungo il percorso, ne ho trovati alcuni gruppi e alla fine mi sono accorto di questo tappeto di Aristolochia pallida. La potete vedere qui, ce n'è anche qua, ce ne sono veramente tantissimi esemplari e ancora continuano sotto questa rosa canina. E credo che ce ne siano ancora lungo il percorso. Poi farò ancora ancora un po' di cammino lungo questo sentiero per vedere quante ne trovo ancora e poi tornerò a casa, ma stamattina è stata veramente una sorpresa. Ero proprio non tanto convinto di trovare questa pianta in natura perché ho fatto le cose abbastanza di fretta stamattina, ho detto facciamoci una passeggiata, vediamo se la trovo, al limite torno a casa, e invece eccola qui, una pianta meravigliosa. Molte persone possono dirmi ma non è che sia effettivamente così bella come pianta, però non è molto diffusa in natura, quindi quando troviamo una pianta che non è molto diffusa, che è abbastanza rara e localizzata, è sempre una grande sorpresa. Io apprezzo tantissimo le piante a volte che non sono molto appariscenti, che non sono comuni, che non sono stereotipati, diciamo, nella bellezza magari del fiore, che possono essere le margherite e come altri fiori che sono comunque sempre molto belli. Mi piace ricercare sempre un qualcosa di particolarmente strano e soprattutto di non comune, perché poi quando lo si trova in natura c'è questa grande soddisfazione di essere riuscito a scovarla, magari con delle fotografie, riportarsela anche a casa. Ricordo sempre che i fiori selvatici non vanno raccolti e portati in casa, vanno sempre lasciati nel luogo. Portiamoci dietro, adesso tutti abbiamo un telefonino che ha una macchina fotografica e quindi una bellissima foto col telefonino e possiamo portarci a casa tutte le piante che vogliamo. Adesso proseguo ancora un po' nel sentiero, poi tornerò a casa e nella strada di ritorno vi farò vedere la pianta di poligono giapponese, purtroppo una pianta infestante
che ha preso veramente piede anche qui in Valpellice, una pianta che non dovrebbe essere assolutamente qui, molto pericolosa anche per la salute umana, e una pianta anche molto pericolosa per quella che è la natura locale, perché tende ad infestare lungo i fiumi il margine appunto del corso dell'acqua e colonizzare ampie zone annientando tutta la vegetazione del posto. Quindi dopo la vediamo insieme, adesso ancora una passeggiatina e poi torno a casa. Che cosa dire di questo bellissimo prato di Vinca minor che cresce anche qui in questo sentiero? Le sue foglie sono molto lucide, appuntite, un po' coriacee ma non tanto, e in più fa questi fiori bellissimi rosa che potete vedere disseminati qui a colorare questo piccolo angolino un po' ombroso di questo meraviglioso luogo. Eccomi qua davanti alle piante di poligono giapponese. Come dicevo, una pianta che tra l'altro io non conosco molto, ogni tanto sento dei rumori, magari c'è qualche capriolo. È una pianta che non conosco molto, quindi ne parlerò magari in un prossimo appuntamento in giardino. Tornerò, faccio prima un piccolo studio per capire di che pianta si tratta realmente, di quali danni può creare all'ambiente, perché è una pianta che crea dei danni considerevoli dove cresce. Credo sia stata importata e poi si è diffusa nel territorio italiano ed è una delle piante aliene che non dovrebbe essere appunto presente qui e che purtroppo è arrivata. E ne parlerò in un prossimo appuntamento in giardino. Adesso vi saluto, sono molto contento di aver trovato la Aristolochia pallida, è una grande soddisfazione. Ciao a tutti e grazie, metterò poi il link al di sotto di questo dell'altro video sull'Aristolochia clematitis. Tornerò poi anche da lei nel corso delle settimane per vederne poi la fioritura e filmarla, così ne parlerò poi ancora. Ciao a tutti e grazie, ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!